Sai, io ho poca memoria, non è che mi ricordo, non ho neanche voglia di ricordare che cosa è successo. Lei ha superato le barriere, ha spalancato la porta. Sì, un po' non il panico, però la sensazione di non poter far più niente. È stata un'esperienza molto impressionante, faceva veramente paura. Mi ricordo di quel 12 novembre. Non ho avuto paura della paura. Sono un veneziano, sono nato qui. Non mi sono mai data per vinta. Avevo quasi resistito fino all'ultimo momento, perché man mano che cresceva aggiungevo tavole di legno e le pompe andavano. Ma poi c'è stato un attimo in cui lei ha superato le barriere, ha spalancato la porta e quindi tutto l'impianto elettrico che avevo è andato in cortocircuito ed è successo che mi sono spento le pompe, sono rimasto al buio e quindi sono andato su. Siamo arrivati qua e di conseguenza abbiamo trovato tutto allagato con corrente che non abbiamo potuto attaccare perché le prese erano sott'acqua. È stata una sconfitta perché in quel momento lì stavo vincendo, stavo combattendo, andavo bene. Sarebbe bastato che la porta dell'uscio fosse stata chiusa a chiave e credo che mi sarei salvato, ma si è spalancata e quindi non c'è stato più niente da fare. Siete duro! Siete duro! Basta che gira un vento, può succedere di tutto, insomma, che cresce l'acqua in poco tempo. E è stato così perché c'era lo scirocco, ha girato levante e tutto su un tratto ha fatto il garbin, si chiama. E è cresciuta l'acqua di 30-40 cm in poco tempo, quindi tutti erano in apprensione perché logicamente uno sperava di non far niente, invece si è dovuto cominciare a alzare tutto con la paura che si rovinasse tutto in casa. Io non abito a Venezia, ma abito a Mogliano Veneto. Dopodiché verso sera il vento ha cominciato a soffiare molto. Mi ha chiamato mio figlio, bisognava andare in negozio a vedere. Quella sera avevo preparato tutto come preallarme, insomma, quindi ero relativamente tranquillo. Siamo partiti. Quello che poi non mi sono aspettato è che continuavano a suonare le sirene. Nel giro di mezz'ora eravamo in macchina per arrivare a raggiungere Venezia a Piazzale Roma e esattamente dall'1:35 in 30 minuti l'acqua è arrivata a 1,80, 1,85. E a quel punto che mi sono mosso da casa immaginavo già che potesse superare la quota prevista e oltre, ma sempre con il discorso di una certa quota, non come poi è stato. Quindi. Siamo arrivati a Piazzale Roma, gli stivali alti, quelli che noi avevamo fino alla coscia. Arrivato ai Tolentini, va bene, l'acqua mi entrava dagli stivali. Quando sono entrato galleggiava un po' tutto e galleggiava delle cose che non avevo mai visto galleggiare qua dentro, nel senso che era arrivata talmente alta che ha alzato quel ceppo lì, per esempio, che io non l'ho mai visto alzarsi con le altre precedenti, galleggiava via. Ho preso paura sentendo anche che continuava a crescere, quindi non ero arrivato nel momento in cui si è fermata. L'unica cosa che posso dire ero qui dentro, al buio, con l'acqua, che non sapevo quando si fermava. Dovremmo
cerrar il canale, Fiorito. Dovremmo cerrar il canale. C'è un disastro. C'è un disastro, Fiorito. C'era apprensione, tristezza in giro. E quindi ho aspettato alle 2 di notte e sono uscito per vedere com'era la barca mia, sfredarsi. E non c'era luce, era proprio tenebroso, c'erano barche sulle rive, barche affondate, in Darsena dove sono la barca io, c'erano pali rotti, barche rotte, gente che veramente quasi piangeva. Poi sono andato al centro a Burano verso i Tre Ponti e ho visto che un mio amico aveva la barca sua dell'edilizia che trasporta le sue cose e che era sopra la riva con la prua verso l'alto, una roba spaventosa. La cosa che più mi ha emozionato è vedere l'artigiano con la famiglia, con la moglie, con il figlio, dentro i propri negozi che rimettevano a posto tutto quanto per poter ripartire. Questo alle 4 del mattino, alle 5 del mattino. E il giorno dopo avevano l'attività aperta. Potevo veramente solamente cercare di pensare quando sarebbe scesa dove andare e chi aiutare effettivamente. Tutti quanti hanno fatto qualcosa per cercare di venirne fuori. Questa grande solidarietà che butta fuori è stata forse una delle cose che per assurdo ricordo con più forza e veemenza rispetto a tutta la quarta. I veneziani erano già attivi, avevamo già le strade pulite, avevamo le barche che erano a terra erano già messe sul loro posto, perché la forza dei veneziani è proprio questa, rimboccarsi le maniche e superare i problemi. Dimenticare il 12 novembre 2019 penso sia per tutti i veneziani qualcosa di impossibile. Ricordo molto bene quella sera dell'Acqua Granda, perché ero a casa, mia mamma stava preparando la cena e ricordo che mio papà ogni 10 minuti mi chiedeva: Luca, aggiornami, dimmi l'aggiornamento dell'app, come si sta alzando l'acqua, perché ogni 10 minuti, 20 minuti si alzava di 5 centimetri. Ricordo che la prima previsione era 1,40 m e 45. Eravamo tranquilli perché lui, direttore d'hotel, aveva l'apparatia all'entrata dell'hotel. Ma a un certo momento l'acqua ha raggiunto i 150 centimetri e ha deciso di uscire di casa, è corso in hotel e da lì non è più tornato. È tornato alle 3 del pomeriggio del giorno seguente. L'acqua ha oltrepassato le paratie che proteggevano l'entrata dell'hotel. Per fortuna era riuscito a salvare i computer, è riuscito a salvare anche qualche frigorifero mobile, ma si è perso moltissimo, è stato un po' un disastro. La sala colazioni era inondata completamente, sono rimasti tutto il giorno seguente e i giorni seguenti a pulire e a cercare di salvare il salvabile. Ma riusciremo intera? Ma mi sarei immaginata un'inondazione di quella portata e violenza soprattutto, capace di spazzare via tutto ciò che incontrava. È stata diversa, è stata un'acqua molto grande anche nel 66, ma è arrivata gradualmente. Questa è arrivata con un'ondata spaventosa. Nel 66 ero molto piccola e vivevo in campagna, nella campagna veneziana. Ricordo soprattutto la mia preoccupazione per la nonna che viveva a Venezia e il papà che doveva recarsi ogni giorno per lavoro e che raccontava appunto di grandi fatiche per ripristinare anche allora i danni provocati da quell'acqua grande. Io nel 1966 ero in prima media e ricordo che sono svegliato la mattina, è venuta mia mamma a dirmi dai che bisogna andare a scuola e non vedevo più l'affondamento. Tutto era, la mia casa dava sul Rio Nuovo ed era tutta acqua, quindi era una cosa che mi ha impressionato molto. In fondo ero ancora un bambino, insomma.
poi era saltata la luce, quindi non c'era riscaldamento, eravamo lì con le coperte al freddo e per me era un'avventura nuova e mi ha un po' impaurito perché c'era in me, sentivo che c'era qualcosa davvero che non andava. Poi il giorno seguente, quando l'acqua è un po' calata, siamo usciti con gli stivali e ho visto veramente cose molto 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 brutte perché Venezia non era più Venezia. C'erano i fruttivendoli che avevano le cassette per terra, tutte bagnate, c'erano tutte le persone che si sono riversate fuori per pulire i propri ambienti, davano fuori l'acqua, cercare di salvare la merce, insomma era una situazione veramente brutta, vista con gli occhi di un bambino che da una parte cerca sempre divertimento perché è inutile essere bambini, quindi si vedono delle cose strane galleggiare, si cerca di capire che cos'è e dall'altra parte però sentivo la tragedia. Inaspettata perché non era prevista una cosa così eccezionale, inaspettata perché è venuta di notte, quando noi eravamo più indifesi. Ho sentito dire che altre barche sono andate addirittura a incastrarsi sotto il ponte della Libertà e là non voglio neanche immaginare i danni che avranno subito. Venezia è una città unica nel suo genere, unica al mondo, una città che è delicatissima, ma anche una città che regala delle cose straordinarie. Ecco, questa città richiede un pacchetto di poteri particolari per regolarla, per gestirla e per in qualche modo consentirci di mettere in atto tutte le sue potenzialità.